Ciao, io sono Sonia. Oggi vi farò vedere come costruire l'armatura di Geralt in versione femminile. Vi ricordo che tutti i materiali che utilizzo sono qui sotto in descrizione, assieme al mio profilo Instagram e al mio negozio su Etsy. Se volete dare un'occhiata al mio negozio su Etsy trovate i pattern per costruire questa armatura. Sono file PDF e potete direttamente scaricarli. Inoltre, prima di partire vi chiedo di mettere like al video e iscrivervi al canale. Facciamo partire il video. Dopo aver stampato i pattern li traccio sul foam da 5 mm con il pennarello bianco e traccio le forme 2 volte capovolgendole per avere un risultato simmetrico come al solito. Ora sto facendo gli avambracci o l'armatura delle braccia o come volete chiamarla, e dopo aver tagliato i pezzi col taglierino, avendo cura di avere la lama molto affilata, incollo con il mastice, applico uno strato sottile da entrambe le parti e unisco i pezzi con cura. Ed ecco qua i 2 bracciali. Anche per il corsetto faccio la stessa identica cosa e come vedete traccio ogni forma prima da una parte e poi la capovolgo dall'altra. Mi raccomando, tenete sempre molto affilato il taglierino, altrimenti poi è più difficile incollare i pezzi insieme. Anche qui incollo i pezzi insieme con il mastice e alcune parti sono un po' difficili, però con un po' di pazienza si fa tutto. Qui sto incollando la parte davanti. Allora adesso ho fatto la parte davanti e anche tutta la parte dietro perché lascerò aperto solo il centro dietro e farò la chiusura. E ora manca il pezzo dietro le spalle, che è composto semplicemente da queste 2 forme. Poi alla fine ho fatto anche il bordo del corsetto che andrà incollato all'interno. Per lasciare un'apertura ho tenuto queste parti separate e non le ho incollate insieme. Ora faccio gli spallacci, che sono composti uno da questa forma molto semplice e l'altro invece ne ho disegnato solo metà perché poi è simmetrico, quindi per tracciare l'intera forma l'ho capovolto. Per fare tutti i dettagli sugli spallacci, tipo le striscioline diciamo, le ho incollate tutte con questo super attack, perché sono parti piccole e non avevo voglia di usare il mastice. E ho fatto praticamente delle striscioline e le ho incollate. Per le righe ho fatto prima una forma un po' approssimativa e dopodiché ho un po' sistemato il bordo per lasciare diciamo lo spazio tra una striscia e l'altra, e man mano che le incollavo le ho sistemate. Stessa identica cosa per lo spallaccio più grande. E la stessa cosa anche per i bracciali. E comunque per fare tutti i dettagli e tutte le strisce bisogna usare il foam da 2 mm. Anche qui ho delineato i bordi man mano che incollavo i pezzi.
Per il corsetto è stato un pochino più complicato e ho iniziato a delineare con il pennarello bianco, diciamo, dove dovevano andare le linee. E a un certo punto ho fatto un casino pazzesco perché ho iniziato a fare le linee e poi le ho sbagliate e poi non potevo più correggere. Infatti ci sono alcune linee giuste e alcune sbagliate. Vabbè, insomma, comunque io mi stavo capendo, l'importante è capirsi. E voi fidatevi di quello che sto facendo, poi viene bene. Poi ho iniziato a fare tante strisce. Tante strisce! Queste ovviamente sono solo una piccola parte. Qui le ho incollate con il mastice perché è molto meglio per queste parti più grandi, più ampie e si incolla molto meglio anche sulle parti curvate. Anche se erano molto incurvate le parti sul petto, sono riuscita comunque a incollare bene le strisce perché il foam da 2 mm è bello perché si può tirare un po', si può piegare e quindi prende la forma molto bene. Mi raccomando, usate sempre il respiratore quando usate tanto mastice perché puzza. Poi tipo mi sono accorta che le linee in mezzo, le scanalature erano un po' troppo piccole e quindi ho dovuto allargarle, diciamo, altrimenti avevo paura che poi ricoprendo con la pelle non si vedessero bene. Quindi ho tagliato lungo tutto il profilo del corsetto. Molto bene, ora abbiamo fatto tutti i dettagli ed è il momento di rivestire tutto quanto con la pelle. È una pelle molto elastica e abbastanza sottile, quindi spero di riuscire a ricoprire tutto quanto e spero anche che si riescano a vedere tutte le scanalature sull'armatura. Mi darò una mano con dei piccoli attrezzini arrotondati in modo da riuscire ad andare dentro tutte le scanalature e incollerò tutto quanto con il mastice. Sono abbastanza impanicata perché ho paura di sbagliare, quindi spero che vada bene. Devo dire che con gli spallacci come primo approccio non è stato male. Ho spalmato con cura il mastice con un pennello, sia da una parte che dall'altra. Poi mi sono aiutata con quegli strumenti da scultura per imprimere bene le scanalature sulla pelle. Dopodiché ho fatto anche un po' il bordo, ci ho messo un po' di colla anche sul bordo e ho ripiegato un po' la pelle intorno allo spallaccio. E sì, in effetti come primo risultato è venuto abbastanza bene. Ecco qua, non vedete velocizzato e potete cogliere tutta l'ansia che c'è in questa scena e il mio panico da dire oddio sto sbagliando qualcosa perché sto facendo in effetti tutto con una lentezza estenuante. E poi da notare la cattiveria con cui imprimo le scanalature sulla pelle, come se tipo volessi squarciare in due il pezzo. Proprio cattiveria, cazzo. E niente, così ho continuato a procedere anche con gli altri spallacci allo stesso modo. Penso di aver usato in tutto 2 tubetti di mastice. Per il corsetto ho dovuto inventarmi un'altra soluzione perché, essendo molto tridimensionale, ho dovuto prendere i pattern per cucire dei pezzi con la stoffa. Non potevo fare tutto un pezzo unico perché venivano fuori troppe grinze.
e quindi ho delineato le sezioni dei pezzi principali, diciamo, delle curvature, per fare una specie di rivestimento cucito con la pelle. Non è che sono molto brava a cucire, anzi non sono brava per niente, quindi non vi spiegherò un granché di quello che sto facendo perché non mi sento adatta a poter fare un tutorial sul cucito. In ogni caso è quasi come fare i pattern per un'armatura in foam, più o meno penso che l'approccio sia lo stesso. Poi ho connesso tutti i pezzi con le omolettine perché così rimangono ben ferme e ho cucito a macchina. Su dietro ho tagliato per bene la stoffa in più per evitare che poi incollando si vedesse, diciamo, il rigonfiamento della cucitura. Dopo aver cucito tutto il rivestimento come vedete, ho messo prima la pelle sopra, tutta con degli spilli, per avere, diciamo, un po' la forma generale già messa su. Poi sono andata un po' a pezzetti, sempre con il mastice incollato, e man mano che procedevo toglievo gli spilli, mettevo la colla e incollavo le parti. Per i bracciali ho fatto come sugli spallacci. Dopo aver ricoperto di pelle tutti i pezzi ho fatto le cuciture e ho usato tanto filo. La cucitura è molto semplice. Si va da dietro, si parte dal centro dentro la scanalatura. Dopodiché si fa la cucitura o a destra o a sinistra, è uguale, e si torna all'interno. Dopodiché si ritorna al centro dall'interno, sullo stesso buco che si è fatto prima, si tira fuori e si fa dalla parte opposta, diciamo. Per bloccare poi su tutti i punti, diciamo, dove avevo tagliato il filo, ho messo un po' di super attack e poi ho anche bloccato il filo con della colla a caldo per dietro. Per la chiusura sul corsetto ho messo degli anelli dove poi ci passerà del filo. Non odiatemi, ma verso l'ultima parte non sono riuscita a riprendere tutte le cuciture e tutti i rivetti che ho attaccato uno ad uno perché, a parte essendo un lavoro talmente ripetitivo, e non avrebbe senso mostrarvi tutto quanto. Lo so che volevate vedere il timelapse, quello figo, dove si vede tutto velocissimo, però io non l'ho fatto perché non avevo abbastanza memoria nella mia videocamera, perciò... Per le cuciture sui bordi è stato molto più semplice perché mi è bastato fare una cucitura dall'interno all'esterno, lungo tutti i bordi dell'armatura.
Anche sui bracciali ci ho messo degli anellini per farci passare il filo ed infine ho messo i rivetti. Siccome era troppo grosso il materiale ho fatto un piccolo buco con il pirografo, come vedete, e dopodiché ho inserito la borchia con una goccia di Super Attack per fare in modo che non si stacchi. E così uno ad uno li ho incollati tutti. E ora è il momento di vedere il risultato finale. E questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e che sia stato di ispirazione. Come sempre vi ricordo di guardare la descrizione per trovare tutti i materiali, il mio profilo Instagram e tutto quello che volete, insomma. Iscrivetevi se non volete perdere i prossimi video. Grazie mille per essere arrivati fino a qui. Ci vediamo presto!